Siamo entrati in una nuova fase dei mercati e non è una frase fatta, non è il solito momento storico che si sente ogni trimestre. Quello che sta accadendo oggi è diverso, perché non si tratta solo di tassi di interesse, non si tratta solo di utili aziendali, non si tratta solo di inflazione. Siamo nell'era della dominanza geopolitica, in cui ogni decisione politica diventa pricing di mercato, ogni dichiarazione pubblica muove miliardi, ogni tensione internazionale si riflette in petrolio, oro, dollaro, equity. Il discorso sullo State of the Union è stato il più lungo della storia americana. Ma il punto non è la durata, il punto è il messaggio. Golden Age. America is back. Più forte, più ricca, più potente. Mentre contemporaneamente entrano in vigore nuovi dazi, si parla di sostituire le imposte sul reddito con tariffe, l'AI riscrive i modelli di business, i capex degli hyperscaler superano i 700 miliardi, il dollaro perde quota nelle riserve globali. Questa non è una fase lineare, è una fase di riallineamento. Macro, tecnologia, capitale fisico, private markets, tutto si sta ricomponendo. La domanda oggi non è: il mercato salirà o scenderà? La domanda è: quali asset sono strutturalmente protetti? Quali modelli di business sono vulnerabili? Quale narrativa sta diventando realtà e quale si sta sgonfiando? Perché il 2026 non sarà un anno da indice passivo, sarà un anno da selezione strategica. E quello che faremo in questo report è proprio questo: separare il rumore dalla struttura, separare l'hype dal capitale reale, separare la narrativa politica dai flussi di denaro, perché quando capisci dove sta andando il capitale, capisci dove si sta spostando il potere, e nei mercati potere e capitale viaggiano sempre insieme. Ora entriamo nel dettaglio. Le 4 aree chiave, il nuovo equilibrio dei mercati. Per capire davvero cosa sta succedendo, dobbiamo smettere di guardare il mercato come un blocco unico. Non esiste più il mercato. Esistono forze diverse che si muovono in parallelo. E oggi possiamo dividerle in 4 grandi aree strategiche: macro USA, tech and AI, asset allocation, focus Italia ed Europa. Queste 4 dimensioni non sono compartimenti stagni, sono interconnesse. La narrativa politica influenza il dollaro influenza le commodities influenzano l'inflazione influenza la Fed influenza le valutazioni tech influenzano i flussi globali. È un sistema. E ogni area che analizzeremo oggi è un ingranaggio di questo sistema. Partiamo dal macro USA. Qui vediamo uno scontro tra retorica e pricing. Da un lato la Golden Age, dall'altro dazi, tensioni fiscali, dollaro in indebolimento. Poi c'è Tech and AI. Qui il mercato sta facendo una distinzione fondamentale. Non è più una questione di AI sì o AI no. È una questione di orchestrazione o sostituzione. Hype o ritorno sul capitale. Capex sostenibile o picco ciclico. Terza area, asset allocation. Qui si vede il vero cambiamento. Il mercato sta premiando heavy assets, infrastrutture, energia, difesa, hardware. Non è un caso. È una rotazione strutturale verso ciò che è tangibile, verso ciò che ha barriere reali, verso ciò che non può essere sostituito da un algoritmo. Infine focus Italia ed Europa. Qui vediamo ristrutturazioni, buyback, governance, reindustrializzazione, private equity sotto pressione. L'Europa non è fuori dal gioco. Sta giocando una partita diversa, più legata al capitale fisico, più legata alla difesa, più legata alla produzione. Il filo conduttore? Riallineamento. Stiamo passando da narrativa a struttura, da hype a selezione, da crescita indiscriminata a capitale disciplinato. E il mercato non è più disposto a pagare qualsiasi prezzo per qualsiasi storia. Ora si paga il ritorno sul capitale, si paga la tangibilità, si paga la resilienza. Queste 4 aree sono la chiave per leggere il 2026, perché chi guarda solo una dimensione perde il quadro completo, e nei mercati il quadro completo è tutto. Ora entriamo nel dettaglio del primo blocco, macro USA, State of the Union, Golden Age versus realtà fiscale. Il discorso sullo State of the Union è stato il più lungo della storia americana, 108 minuti, ma al di là della durata, il messaggio è stato chiarissimo. America is back, Golden Age, più forte, più ricca, più potente. È stata una narrazione di ritorno alla grandezza, un discorso costruito su 3 pilastri: dazi, energia, affordability. Trump ha confermato tariffe al 10%, presentandole come strumento strutturale, non temporaneo. Strutturale. Ha detto che in un mondo ideale i dazi potrebbero addirittura sostituire l'imposta sul reddito. Questo è un cambio radicale nella filosofia fiscale americana.
Perché significa spostare il peso della tassazione, dal reddito interno alle importazioni esterne. Ha ribadito la produzione petrolifera ai massimi storici, ha parlato di prezzi dei farmaci in calo, ha parlato di tassi sui mutui ai minimi degli ultimi 4 anni. Il messaggio è semplice, la vita è più accessibile, l'inflazione è sotto controllo, l'economia è forte. Ma i mercati non vivono di slogan, vivono di flussi, e qui entra il secondo livello della lettura. Il New York Times ha sollevato bandiere rosse sul fact-checking. La questione non è se i numeri siano veri o falsi, la questione è la sostenibilità, perché una cosa è sostenere dazi al 10%, un'altra è costruire un modello fiscale stabile basato su tariffe. E soprattutto, il dollaro continua a perdere quota nelle riserve globali. Siamo intorno al 40%, ai minimi di un secolo. Questo non è un dato emotivo, è un dato strutturale. E quando la valuta di riserva perde peso, qualcosa sta cambiando sotto la superficie. Poi c'è un altro elemento. La Corte Suprema ha definito illegali alcuni dazi precedenti. Trump li ha definiti very unfortunate, ma ha rilanciato, dicendo che i nuovi dazi non avranno bisogno dell'ok del Congresso. Qui entriamo in una zona grigia istituzionale, perché la stabilità politica è un asset. E ogni frizione tra poteri può riflettersi sul premio per il rischio. Il mercato, però, ha reagito con un relief rally. Wall Street ha rimbalzato, la tecnologia ha guidato, il VIX è sceso. Questo significa che il mercato non sta ignorando il rischio, lo sta apprezzando come gestibile. Ma attenzione, quando la narrativa è estremamente ottimista e la struttura è complessa, la divergenza può diventare volatilità. La Golden Age è una storia potente. Ma la realtà fiscale, monetaria e geopolitica è molto più sfumata e il mercato nel 2026 non paga solo la narrativa, paga la sostenibilità. E ora vediamo come questa tensione si riflette direttamente nei mercati delle commodities e nel posizionamento globale. Siamo in un contesto geopolitico teso. Iran, Stretto di Hormuz, dazi ufficialmente entrati in vigore, frizioni istituzionali negli Stati Uniti. Eppure, il mercato rimbalza. Questo è il paradosso del momento. Petrolio ai massimi di 7 mesi, oro in rialzo, argento forte, bitcoin sopra i 65.000, ma contemporaneamente il VIX scende sotto i 20. Non è panico, è riposizionamento. Il mercato non sta ignorando il rischio geopolitico, lo sta apprezzando in modo selettivo. Le materie prime si rafforzano perché riflettono tensione sull'offerta. Il petrolio, in particolare, è un nodo cruciale. Se sale troppo, riaccende l'inflazione. E se riaccende l'inflazione, complica la traiettoria della Fed. Poi c'è il dollaro. In fasi storiche di crisi geopolitica, il dollaro si rafforzava automaticamente. Oggi invece continua a perdere terreno. Questo è un segnale importante. Non è un crollo, ma è un lento riequilibrio globale. Infine i treasury. Il decennale resta stabile intorno al 4%. Se il mercato obbligazionario fosse davvero spaventato, lo vedremmo lì. Invece per ora regge. La sintesi è questa. Il rischio geopolitico c'è, ma non è ancora sistemico. Il mercato sta ruotando, non scappando. E questa rotazione ci porta direttamente al prossimo tema centrale del 2026, l'intelligenza artificiale e il test Nvidia. L'evento di Anthropic ha cambiato il tono del mercato. 10 nuovi plugin cloud, focus su settori come investment banking, wealth management e HR. Il messaggio implicito è stato molto chiaro. L'AI non sta necessariamente sostituendo gli incumbent, li sta orchestrando. Questa è una differenza fondamentale. Per mesi il mercato ha apprezzato uno scenario quasi apocalittico. Software legacy destinato a diventare obsoleto. Business model distrutti. Margini compressi. Ma dopo l'evento la lettura è diventata più sfumata. Gli agenti AI si stanno posizionando come layer superiore, un livello di coordinamento sopra i sistemi esistenti, non una demolizione totale. E la reazione è stata immediata. ETF Software pulsa 2%, Thomson Reuters plus 111%, Salesforce pulsa 4,5%. JP Morgan ha detto una cosa molto interessante. Il rischio disruption esiste, ma il catastrofismo sembra eccessivo. Questo è il punto. Il mercato sta iniziando a distinguere tra rischio reale di obsolescenza, eccesso di narrativa. Ci saranno vincitori e vinti, certo, ma non è un reset totale dell'intero ecosistema software, è una ristrutturazione. E quando il mercato capisce che la distruzione creativa è più graduale del previsto, le valutazioni iniziano a stabilizzarsi. La vera domanda ora è: l'AI sarà una forza di sostituzione o una forza di produttività? La risposta a questa domanda determina multipli flussi, capex, rotazioni settoriali
Ed è qui che entriamo nel vero epicentro del sistema. Perché se parliamo di AI, alla fine stiamo parlando di una sola azienda che concentra il rischio sistemico, Nvidia. Nvidia, il test del picco Capex. Se c'è un'azienda che oggi rappresenta il cuore dell'AI trade, è Nvidia. Il 90% del suo fatturato arriva dai data center. Non stiamo parlando di una componente marginale, stiamo parlando del centro del sistema. Ricavi attesi, circa 65 miliardi. Margine lordo stimato, 75%. Numeri straordinari. Ma il mercato non guarda solo ai numeri attuali, guarda alla sostenibilità. I 4 principali hyperscaler hanno investito quest'anno oltre 700 miliardi di dollari in Capex: Amazon, Microsoft, Meta, Alphabet, e il principale beneficiario è stato Nvidia. La domanda però è una sola: siamo al picco del Capex? Perché se questi investimenti hanno raggiunto il massimo, la traiettoria di crescita di Nvidia potrebbe rallentare. Ed è qui che nasce il nervosismo. Non si discute la domanda attuale, si discute la curva futura. C'è anche il tema concorrenza. AMD, soluzioni custom, chip per inferenza, nuove generazioni come Blackwell e Vera Rubin. In più c'è la Cina, c'è la geopolitica dei semiconduttori, c'è il rischio che il ciclo diventi più selettivo. Ecco perché questi earnings non sono solo un trimestre, sono un test di sistema. Se Nvidia rassicura sui margini e sulla domanda, l'AI trade si rafforza. Se invece emerge anche solo un accenno di saturazione, la rotazione verso halo assets e capitale fisico potrebbe accelerare. Non è un semplice report, è un referendum sull'intero ciclo AI. L'accordo tra Meta e AMD non è solo una partnership tecnologica, è una mossa strategica. Meta ha annunciato un accordo pluriennale per acquistare chip customizzati da AMD, destinati soprattutto all'inferenza nei data center. Parliamo di una potenza computazionale fino a 6 gigawatt. Per dare un'idea, 1 gigawatt può alimentare circa 700.000 abitazioni. Stiamo parlando di infrastruttura energetica su scala industriale. Ma la parte più interessante non è solo tecnica, è finanziaria. AMD ha concesso a Meta warrant che permettono di acquistare fino a 160 milioni di azioni, circa il 10% della società, a determinate condizioni di prezzo e performance. Tradotto, Meta diventa potenzialmente azionista rilevante del suo fornitore e AMD, di fatto, paga il cliente con equity. Questo è un modello ibrido, non è solo una fornitura, non è solo un investimento, è una forma di allineamento strutturale. AMD rafforza la propria posizione contro Nvidia, Meta si assicura capacità e incentivi, ma c'è anche un altro livello di lettura. Questo tipo di accordo suggerisce che la competizione nel settore chip non è solo tecnologica, è finanziaria, è strategica, è quasi geopolitica. Gli hyperscaler non stanno solo comprando chip, stanno costruendo ecosistemi, stanno creando dipendenze reciproche e stanno cercando di ridurre la concentrazione su un unico fornitore. Per il mercato, questo significa una cosa: l'AI trade si sta evolvendo. Non è più solo Nvidia domina tutto, è una partita più articolata, con più attori, più alleanze, più leve finanziarie. E questo aumenta la complessità del sistema, ma anche la sua resilienza. Qui entriamo in uno dei concetti più importanti del 2026, Halo Assets, asset con caratteristiche di protezione strutturale, Heavy Assets, capitale fisico, infrastrutture, reti, miniere, difesa, energia. Non è una semplice rotazione settoriale, è un cambio di paradigma. In un mondo dominato dalla paura dell'obsolescenza tecnologica, il mercato sta premiando ciò che è tangibile, ciò che non può essere sostituito da un algoritmo, ciò che richiede capitale, tempo e regolamentazione per essere replicato. Non è una questione di tech versus non tech, è molto più sottile. La vera domanda è: il tuo modello di business si basa su beni intangibili o su asset fisici con barriere strutturali? Se vivi solo di proprietà intellettuale pura, sei più esposto. Se possiedi infrastruttura, sei più difendibile. Utilities ed energy sono tra i migliori settori da inizio anno, non per caso, perché l'AI ha bisogno di energia, ha bisogno di reti, ha bisogno di data center, ha bisogno di metalli rari. Anche Apple è stata definita da alcuni un halo asset, perché ha 2,5 miliardi di device fisici nel mondo, device che diventano contenitori dell'AI. Questo è il punto centrale. L'AI non elimina il capitale fisico, lo amplifica. E in questo contesto il mercato sta premiando bassa obsolescenza, alta intensità di capitale, barriere all'ingresso reali. Non è un ritorno al passato, è un adattamento al futuro. E chi capisce questa distinzione capisce dove stanno andando i flussi. L'Asia sta diventando uno dei protagonisti del 2026.
Nikkei vicino ai massimi storici, Kospi primo 44% da inizio anno, MSCI Asia Pacific primo 14%, numeri che non possono essere ignorati. Il rally è trainato soprattutto da tecnologia, semiconduttori, difesa e assicurazioni. Corea del Sud e Taiwan sono nodi fondamentali nelle supply chain globali dei chip e in un mondo dove l'AI è infrastruttura strategica, queste economie diventano centrali. Ma c'è un elemento che va osservato con attenzione. Quando una borsa sale del 40% in pochi mesi, non è più solo forza, inizia a essere anche euforia. Il mercato sta apprezzando. Crescita strutturale, investimenti globali, reindustrializzazione. Ha high capex, ma sta anche comprimendo i premi per il rischio. E poi c'è il tema Giappone. Lo yen si muove. Rumors su possibili opposizioni a ulteriori rialzi dei tassi. La Bank of Japan potrebbe arrivare all'1%. In un contesto dove per anni il Giappone è stato sinonimo di tassi ultra bassi, anche l'Europa sta vivendo una rotazione molto chiara. Goldman Sachs ha costruito un basket di titoli ad alta intensità di capitale. Parliamo di ASML, Safran, Airbus, LVMH, Air Liquide. Non è una selezione casuale, è una fotografia del nuovo ciclo. Queste aziende condividono alcune caratteristiche chiave: elevato capitale fisico, barriere tecnologiche strutturali, posizionamento strategico in supply chain globali. ASML è essenziale per la produzione di chip avanzati. Airbus e Safran beneficiano del ciclo difesa e aerospace. Air Liquide è centrale per l'industria energetica e tecnologica. LVMH rappresenta un lusso globale con pricing power reale. Questo basket non sta semplicemente seguendo il mercato, sta intercettando il ritorno del capitale tangibile. Difesa, energia, industria pesante, infrastruttura tecnologica. In un mondo dominato dall'AI e dalla geopolitica, la produzione reale torna centrale. Non si parla più solo di software, si parla di macchinari, fabbriche, componentistica, metalli, logistica. L'Europa, storicamente più industriale rispetto agli Stati Uniti, potrebbe beneficiare di questa transizione. Ma c'è una condizione: la crescita deve sostenere i multipli, perché se il ciclo rallenta, anche i titoli ad alta intensità di capitale diventano vulnerabili. La rotazione verso heavy assets è evidente, ma non è un assegno in bianco, è selettività, ed è questa la parola chiave del 2026. Il mercato privato continua a crescere. Stripe lancia una tender offer e viene valutata a 159 miliardi di dollari, un plus 170% rispetto all'anno precedente. Questo significa che il capitale privato è ancora abbondante, ma non è più ingenuo, sta diventando selettivo. Nel frattempo si riaccende la guerra dell'entertainment. Paramount contro Netflix, termination fee da 7 miliardi, offerte cash, pressione regolatoria. Questo non è solo intrattenimento, è consolidamento strategico. Le aziende cercano scala, cercano contenuti, cercano distribuzione globale. In un mondo dominato dalle piattaforme, chi non ha massa critica rischia di scomparire. Ma il punto più interessante è un altro. Il private equity e il private credit stanno iniziando a essere osservati con più attenzione. Perché? Molti investimenti in data center e AI sono stati finanziati anche fuori dal bilancio tradizionale. Shadow debt, strutture ibride, capitale privato. Se il ciclo AI rallenta, il primo punto di stress potrebbe emergere proprio lì, non nel mercato pubblico, ma nei veicoli meno trasparenti. E quando il private market inizia a scricchiolare, il contagio può essere lento, ma profondo. Non siamo in una crisi, ma stiamo entrando in una fase in cui il costo del capitale torna a contare. E questo cambia la dinamica del deal making, non più crescita a ogni costo, ma ritorno sul capitale reale. Anche qui, selettività, disciplina e attenzione alla leva. Il 2026 non è l'anno dell'espansione indiscriminata, è l'anno del filtro. Il caso TIM è emblematico di ciò che sta accadendo in Europa. Dopo anni di ristrutturazione, debito elevato e sospensione del dividendo, l'azienda torna a parlare di remunerazione per gli azionisti, buyback fino a 400 milioni. È un segnale importante, non solo finanziario, ma simbolico, perché indica che la fase di emergenza sta lasciando spazio a una fase di stabilizzazione. Il debito è sceso sotto i 6,9 miliardi. Il cloud si conferma la linea di business con maggiore crescita. Questo è un punto cruciale. TIM non è più solo telecom tradizionale, sta cercando di posizionarsi come infrastruttura digitale. E in un contesto dove i data center richiedono reti robuste e capacità di trasmissione dati, le telecomunicazioni tornano centrali. C'è poi il tema del raggruppamento azionario 10-1. Obiettivo:
ridurre volatilità, rendere il titolo più appetibile per investitori istituzionali esteri. Questo è un segnale di maturazione. Il settore bancario italiano torna sotto i riflettori. MPS si trova in una fase delicata di governance. Il MEF, con una quota residua intorno al 4-5%, non parteciperà alla scelta del nuovo CDA. Questo è un passaggio simbolico importante. Segna la progressiva uscita dello Stato dal controllo diretto, ma allo stesso tempo evidenzia tensioni interne e fragilità di sistema. In una fase di riallineamento globale, la stabilità bancaria è fondamentale, perché le banche sono l'ingranaggio di trasmissione del credito. E in un contesto di capex elevati AI, infrastrutture e transizione energetica, il credito conta più che mai. Parallelamente, il settore energia continua a sostenere l'indice. Saipem riporta ricavi a 15,5 miliardi. EBITDA in crescita. Margini in miglioramento. Il ciclo energia non è più solo una reazione ai prezzi, è parte di un riposizionamento strategico. Difesa, oil and gas, infrastruttura energetica. Sono asset che il mercato sta premiando perché hanno capitale fisico, flussi reali, barriere operative. La rotazione è evidente. Le banche oscillano tra governance e consolidamento. L'energia beneficia della domanda strutturale. E questo ci dice una cosa molto chiara. L'Italia sta vivendo lo stesso processo globale. Meno narrativa, più tangibilità, meno hype, più capitale reale. Il 2026 sarà l'anno in cui la solidità finanziaria e la struttura industriale faranno la differenza anche a livello domestico. In un mercato così tirato, il calendario macro diventa determinante. Non siamo in una fase in cui i dati vengono ignorati. Siamo in una fase in cui ogni dato può diventare un catalizzatore. Negli Stati Uniti, fiducia dei consumatori, inflazione PCE, eventuali revisioni del PIL. Ogni sorpresa può modificare le aspettative sulla Fed. E oggi le aspettative sui tassi sono una leva enorme per le valutazioni, soprattutto nel comparto tech. In Europa, inflazione finale, indice di fiducia in Germania, PIL tedesco dettagliato. La Germania è il cuore industriale del continente. Se la crescita rallenta troppo, l'intero asse europeo ne risente. Se invece emergono segnali di stabilizzazione, la narrativa sulla reindustrializzazione prende forza. Poi c'è il fronte corporate, Leonardo, Pirelli, altri titoli chiave. In una fase di rotazione verso difesa ed energia, i risultati aziendali possono rafforzare o indebolire il trend. Il punto centrale è questo: il mercato non è fragile, ma è sensibile. Le valutazioni sono elevate in alcuni segmenti. La rotazione è in corso, la geopolitica è sullo sfondo. In un contesto del genere, il calendario macro non è routine, è potenziale acceleratore. E chi legge correttamente questi dati legge in anticipo la direzione dei flussi. Se dobbiamo riassumere tutto in una parola, è questa: selezione. Non siamo in una fase di panico, non siamo in una fase di euforia cieca, siamo in una fase di riallineamento. La narrativa politica parla di golden age, i mercati rispondono con rotazioni selettive. L'AI non è più solo hype, è infrastruttura, è capex, è test sugli utili, è pricing power. Nvidia diventa il termometro dell'intero ciclo, ma allo stesso tempo vediamo emergere una nuova gerarchia di asset, halo assets, heavy assets, beni tangibili, bassa obsolescenza, energia, difesa, infrastrutture, industria avanzata. Il capitale sta cercando protezione strutturale, non più solo crescita lineare. In parallelo, il dollaro si indebolisce lentamente, le materie prime si rafforzano, il petrolio resta elevato, l'oro sale. Non è caos, è riposizionamento. Il 2026 non sarà l'anno dell'indice passivo comprato a occhi chiusi, sarà l'anno della strategia, della distinzione tra modelli resilienti e modelli vulnerabili, tra narrativa e sostenibilità, tra crescita finanziata e crescita autofinanziata. E in un contesto così complesso, la differenza non la farà la velocità, la farà la capacità di leggere le connessioni, macro, tecnologia, geopolitica, capitale. Perché nei mercati moderni tutto è interconnesso e chi capisce la struttura non insegue il rumore, anticipa i flussi.